Pronto? Ciao Graziana, come va? Ciao Rocco, va benissimo. Ho appena saputo che uno dei miei studenti è stato promosso a pieni voti nel suo esame di italiano. Non avevo dubbi. Ah, a proposito, sei riuscita a preparare quella lezione sul passivo che ci è stata chiesta da uno dei nostri studenti nei commenti? Certo, e ti dico di più. Dopo la nostra lezione, il passivo sarà considerato un gioco da ragazzi. Non cantare vittoria troppo presto e aspettiamo di vedere cosa ne pensano i nostri studenti. Ciao! Come promesso, oggi ci occupiamo del passivo in italiano e cerchiamo subito di trovare le differenze tra la forma attiva e la forma passiva. Allora, forma attiva. Maria compra il gelato. Maria è il soggetto della frase e il soggetto nella forma attiva compie l'azione espressa dal verbo. In questo caso il soggetto compie l'azione di comprare. Dunque, nella forma attiva il soggetto e l'agente, cioè chi compie l'azione, coincidono. Vediamo invece cosa succede nella forma passiva. Il gelato è comprato da Maria. Il soggetto è il gelato, che in questo caso, quindi nella forma passiva, subisce l'azione espressa dal verbo. Azione che è invece compiuta da qualcos'altro, da qualcun altro, nel nostro caso Maria. Quindi il soggetto e l'agente nella forma passiva sono diversi. Però cerchiamo di capire come si trasforma una frase da attiva a passiva in italiano. Allora, ecco qui la nostra frase di prima. Maria compra il gelato. Se vogliamo trasformare questa frase attiva in una frase passiva, dobbiamo seguire questi punti. Vediamo subito. Il complemento oggetto della frase attiva, nel nostro caso il gelato, diventa il soggetto della frase passiva. Vedete? Freccetta, soggetto. Il verbo, invece, della forma passiva è costituito da verbo essere al tempo e al modo del verbo della frase attiva più il participio passato. Vediamo subito l'esempio. Compra. Compra, quindi verbo della frase attiva, è presente indicativo. Se io voglio trasformare questo verbo in un verbo passivo, dovrò utilizzare il verbo essere al presente indicativo, cioè allo stesso tempo e allo stesso modo del verbo della forma attiva. E poi il participio passato del mio verbo, in questo caso comprare. Invece il soggetto della frase attiva diventa l'agente della frase passiva ed è introdotto sempre dalla preposizione da. Tutto chiaro? Vediamo un altro esempio. Paolo ha visto il film.
come si trasforma questa frase nella forma passiva? Allora, complemento oggetto diventa il soggetto della frase passiva, il film. Il verbo invece attivo è ha visto, quindi passato prossimo indicativo. Allora, per formare il verbo al passivo dovremo usare il passato prossimo del verbo essere, quindi come vedete è stato, più il participio passato di vedere, visto. Il soggetto della frase attiva diventa invece l'agente della frase passiva, introdotto da. Non tutte le frasi attive possono essere trasformate in frasi passive. Infatti, il presupposto necessario, quindi la condizione necessaria affinché una frase attiva si possa trasformare in una frase passiva è la presenza di un verbo transitivo, cioè un verbo che regge il complemento oggetto, dunque il complemento diretto, che risponde alla domanda chi, che cosa. Senza complemento oggetto, infatti, non ci sarebbe il soggetto per la frase passiva. Per esempio, vediamo questa frase. Paolo passeggia in centro. È una frase attiva. Il soggetto è Paolo, il verbo è passeggiare. Ma passeggiare non regge un oggetto diretto. Non posso passeggiare qualcosa. È per questo che non ci può essere il passivo, perché non ci sarebbe il soggetto della frase passiva. Attenzione! Il verbo essere nella frase passiva può essere sostituito dal verbo venire, ma solo se il tempo del verbo essere non è composto. Cosa sono i tempi non composti? Per intenderci sono quei tempi costituiti da una sola parola. Io sono, io ero, io sarò. Come vedete è una sola parola. Dunque, appunto, i tempi non composti sono il presente, l'imperfetto, il passato remoto, il futuro semplice dell'indicativo, ma anche presente condizionale, congiuntivo e così via. Vediamo degli esempi. Il gelato è comprato da Maria. Come vedete, il tempo del verbo essere è presente. Dunque non è composto, ma c'è una sola parola. Per questo possiamo sostituire il verbo essere con il verbo venire. Il gelato viene comprato da Maria. Nessun problema. Invece, il gelato è stato comprato da Maria. In questo caso, il tempo del verbo essere è passato prossimo, che è un verbo composto perché, come vedete, ci sono due parole. Allora non possiamo sostituirlo con il verbo venire. Non possiamo dire in italiano il gelato è venuto comprato da Maria. No. Andiamo avanti. Dovete sapere che nelle frasi passive l'agente può anche non esserci, quindi non è sempre presente, perché può capitare che non si conosca l'agente oppure non sia rilevante, non ci serve sapere chi ha compiuto l'azione, oppure è sottinteso, quindi sappiamo già chi è l'agente, oppure si tratta di una moltitudine generica, le persone, la gente, molte persone.
Quindi vogliamo dare più enfasi all'azione stessa e non a chi l'ha compiuta. Quindi vi potrà capitare certamente di sentire frasi come Notte stellata è considerato il quadro più famoso di Van Gogh. Quindi il soggetto è Notte stellata, il verbo è considerato, ma da chi è considerato il quadro più famoso di Van Gogh? Non è dato sapersi. Perché? Perché si può trattare di una moltitudine generica di persone, quindi molte persone, tutti. Quindi non serve esplicitare la gente. Attenzione ora! Parliamo di sì passivante. Sicuramente vi capiterà di leggere o sentire una frase di questo tipo: qui si vende il pane. E questo sì cosa significa? In questa frase il sì non sta per se stesso, quindi non ha funzione riflessiva, no, ma ha una funzione proprio passivante, cioè rende passivo il verbo. Dire qui si vende il pane è come dire qui è venduto o viene venduto il pane. È la stessa cosa. Però il sì passivante è usato solo con la terza persona singolare e plurale, quindi a seconda del numero del soggetto. Il pane è singolare, quindi si vende. Però posso dire qui si vendono le bibite, perché le bibite è plurale. E sarebbe come dire qui sono vendute o vengono vendute le bibite. Attenzione, attenzione, non confondete il sì passivante che abbiamo appena visto con il sì impersonale. Allora, se il verbo è intransitivo, quindi non regge il complemento oggetto, oppure è transitivo ma non c'è nella frase il complemento oggetto, allora il sì assume una funzione impersonale ma non passiva. Quindi si riferisce alla gente in generale ed è usato solo con il verbo alla terza persona singolare, ma non c'è la connotazione passiva. Vediamo come sempre degli esempi. In questo ristorante si mangia bene. Mangiare è un verbo transitivo, ma in questo caso non c'è l'oggetto. Allora posso utilizzare il sì nella funzione impersonale, cioè mi riferisco alla gente in generale. Quindi in questo ristorante la gente in generale mangia bene. Stessa cosa se il verbo è intransitivo, come viaggiare. Ormai si viaggia sempre più spesso in aereo. Non c'è una connotazione passiva, ma semplicemente una connotazione impersonale, cioè non c'è una vera e propria persona, perché mi sto riferendo alla gente in generale. Spero proprio che sia tutto chiaro. Però, come sempre, se avete dei dubbi, commentate e noi vi risponderemo appena possibile. Chiaramente, se volete verificare di aver realmente capito questa lezione, andate sul nostro sito e fate tutti gli esercizi. Se il video vi è piaciuto e vi va di lasciarci un mi piace, ve ne saremmo grati e iscrivetevi al nostro canale se non lo avete già fatto.
io vi aspetto alla prossima lezione. Ciao ciao!